Sono entrato dalla porta principale della nostra casa e ho chiamato mia moglie da 10 anni. Ciao Carrie, il tuo uomo è a casa. Era venerdì sera, le 6 in punto per essere precisi. Cerchiamo di non dire tesoro, sono a casa ogni volta, quindi cambio periodicamente la battuta e Carrie fa lo stesso. Stasera ho chiamato e guardato in salotto. Carrie non c'era. Sono andato in cucina e anche lì non c'era. Ho attraversato il soggiorno e ho guardato fuori per vedere se mia moglie fosse in giardino. No, neanche lì. Ho iniziato a preoccuparmi. La casa era silenziosa, troppo silenziosa. Carrie, ho detto più forte di quanto intendessi. Tesoro, scusa, sono di sopra, mi sono appena fatta la doccia e mi sto preparando per uscire. Una voce ovattata proveniva dal piano di sopra. Sono salito e ho sbirciato nel bagno. Mia moglie stava applicando il rossetto rosso sulle labbra. Potevo vedere che aveva già messo il trucco. Si era lavata e asciugata i capelli. Indossava un classico abito da sera, un tubino nero, solo che era rosso invece che nero. Indossava scarpe con i tacchi alti abbinate al colore del vestito, rosso brillante. Avevo comprato tutti questi vestiti e scarpe per mia moglie un paio di mesi fa e questa era la prima volta che la vedevo indossarli. Buona cosa che non c'era stata occasione di indossarli ultimamente. Mi sono avvicinato dietro di lei e ho iniziato ad accarezzare il suo sedere sodo e bellissimo. Poi le ho baciato il collo mentre mi guardava nello specchio del bagno. Tesoro, Gary, questo non è per te. Sto uscendo con alcuni amici del lavoro. Sai che ne abbiamo parlato. Hai detto che potevo uscire con un amico una volta al mese a volte, quindi mi hanno convinto ad andare stasera. Mi dispiace che sia stato così all'improvviso, ma è stata una cosa spontanea. Ho smesso di toccarla e mi sono allontanato. Pensando velocemente, ho detto: «Ah sì, ora ricordo. Hai detto che volevi passare qualche serata occasionale con un amico del lavoro. Tesoro, non sentirti male? Sai che tornerò a casa in orario, probabilmente intorno alle 11, forse un po' più tardi, vedremo. Verrai a prendermi, vero?» «Certo, anzi, ti accompagnerò. Dove stai andando?» «A quel bar di cui abbiamo parlato, quello in cui voglio andare per il mio compleanno». Ho pensato per un momento. «Oh sì, ricordo quel bar che ha 3 diverse piste da ballo e 3 ristoranti. Non si chiama Sparkles?» «Sì, amore mio. Ora, come mi sembro?» Si è raddrizzata e si è girata verso di me. L'ho guardata lentamente da capo a piedi e sapeva dal mio sorriso che la approvavo. Ha fatto una piroetta per me e poi mi ha baciato sulle labbra. «Ok, dolcezza, è ora di andare», ha detto con un sorriso. «Non ora. Se esci stasera, voglio avere un anticipo sulla serata». Con quelle parole l'ho presa tra le braccia e l'ho posata sul letto. Dopo mi ha spinto via e ha avvolto le sue gambe intorno a me. Siamo rimasti così per altri 10 minuti, baciandoci, coccolandoci e dicendo parole affettuose. Alla fine ci siamo allontanati l'uno dall'altra e Carrie ha cambiato la biancheria intima e ha riapplicato il trucco e il rossetto sulle labbra. Poi è andata in camera da letto, ha preso la sua giacca di pelle, l'ha indossata ed è scesa le scale e l'ho seguita, guardando il suo sedere ondeggiare mentre camminava. Siamo usciti e Carrie è salita in macchina mentre io chiudevo la porta. Mentre guidavamo, abbiamo solo fatto piccole chiacchiere, parlando della nostra giornata e lamentandoci dei nostri colleghi, di quanto fossero inutili e ovviamente di quanto fosse cattiva la loro gestione. Hai mai sentito quella sensazione? Come se qualcuno stesse guardando ogni tua mossa? Che ogni messaggio, ogni mail, ogni parola scritta possa essere letta anche da occhi che non dovrebbero? Ma cosa succederebbe se un estraneo potesse accedere a tutte le tue informazioni con un solo click? Ecco perché oggi ti parliamo di qualcosa che protegge anche la tua privacy. Con NordVPN, le tue informazioni restano nascoste e criptate, ovunque ti trovi. Inoltre, puoi ottenere fino al 74% di sconto e 3 mesi extra su ogni piano di 2 anni. Un'offerta esclusiva per i nostri follower. Clicca sul link in descrizione per accedere all'offerta e, così, sostenere anche il nostro canale. Ora proseguiamo. Quando ci siamo fermati al bar, è diventato evidente che era affollato. C'erano auto e persone ovunque. Ho trovato un posto vuoto e mi sono avvicinato per baciare mia moglie. Lei ha ricambiato il bacio e presto le nostre lingue si toccavano, ma alla fine ci siamo allontanati l'uno dall'altra. «Carrie, spero che tu stia prendendo precauzioni per stare al sicuro», ho detto alzando un sopracciglio.
Sì, amore mio, non preoccuparti. Ha accarezzato la sua borsa e ha anche toccato la sua coscia dove c'era un piccolo ma significativo rigonfiamento. Ok, amore mio, stai al sicuro e divertiti. Non parlare con uomini strani, ho detto mentre scendeva dalla macchina. Si è girata e ha detto: farò del mio meglio. Assicurati solo di venire a prendermi alle 11, magari prima, ma ti farò sapere in ogni caso. L'ho guardata dirigersi verso il bar e poi sono tornato a casa. Una volta a casa sono salito e mi sono cambiato con abiti più casual. Ho indossato una felpa e jeans neri. Poi ho messo una cintura sopra la testa e ho fissato un oggetto metallico pesante in modo che non cadesse. Poi ho preso un altro oggetto e l'ho fissato con una cinghia intorno alla caviglia. Sono sceso e mi sono preparato un caffè. Ho guardato un po' di TV, mi sono fatto un panino e dopo circa un'ora ho controllato il telefono per messaggi da mia moglie. Niente finora. Le ho inviato un messaggio e le ho chiesto come stava andando. Un messaggio è tornato. Benissimo, non preoccuparti. Abbiamo appena finito di cenare e stiamo per salire a ballare. Non preoccuparti, bevo solo bibite. Il mio appuntamento era un po' infastidito da questo. Ci vediamo presto. Mi ha inviato selfie di lei che beveva una lattina di Pepsi e sullo sfondo potevo vedere il suo accompagnatore che sembrava infastidito. Penso sia perché sta chattando con me. Tutto era sotto controllo per il momento, quindi ho preso un altro caffè e ho guardato un programma in TV. Ho ricevuto 2 messaggi da mia moglie che mi aggiornava sul progresso della serata. Per lo più mi ha inviato selfie di lei che ballava e che era in bagno a un certo punto. Sì, le piaceva divertirsi mentre lavorava, ma sottolineo solo con me. Le ho risposto: provocatrice. Lei mi ha inviato una faccina che ride in risposta. Circa 20 minuti dopo mi ha inviato una foto di lei e del suo accompagnatore. Lui aveva il braccio intorno alle spalle di mia moglie e sembrava baciarle la guancia. L'espressione sul viso di mia moglie esprimeva un sorriso forzato. Potevo dire che non stava godendo del suo tempo con lui. Ho guardato l'ora. Erano già le 10:30 di sera ed era probabilmente ora di iniziare a pensare di mettermi in marcia. Ho inviato un messaggio al nostro amico che conosceva la situazione e poteva aiutare se necessario. Ok, suppongo sia il momento di spiegarmi prima che le cose inizino. Mia moglie ed io siamo quelli che vengono chiamati cacciatori di taglie. Siamo assunti per rintracciare e prendere in custodia criminali di cui la polizia non vuole occuparsi o non ha tempo di occuparsi. Questo caso riguarda un criminale di nome Leroy Jones, un uomo di colore alto e ben piazzato che ha costretto le donne a fare l'amore con lui. Per costringerle, intendo droghe da stupro o costringerle a bere quantità eccessive di alcol, il che ovviamente porta al ricatto. Possiede un bar, seleziona donne belle e le separa dai loro amici. La seduzione di solito coinvolge i buttafuori e il personale del bar. 3 giovani donne sono state ospedalizzate negli ultimi 6 mesi e sono solo 3 che conosciamo. Potrebbero essercene altre che devono ancora farsi avanti. Tutte sono state viste entrare in questo bar. Tutte erano con amici e tutte sono scomparse per alcune ore. Sospettiamo che altre donne siano state catturate nello stesso modo. Quindi Carrie è l'esca, la trappola di miele. Il piccolo rigonfiamento sul suo vestito? Un coltello. Un'altra difesa. Una piccola pistola. Sì, può usare entrambi. E sì, lei ed io siamo ex agenti dell'intelligence e se si arriva a una lotta, mia moglie può sventrare l'eroe come un pesce. Quindi non sono preoccupato che mia moglie non sappia gestirsi. Un messaggio a quell'amico, il nostro contatto con la polizia. È un po' il nostro manager. Quindi tutti i messaggi e le chat con mia moglie e il suo accompagnatore erano per poterlo identificare. Il nostro quartier generale stava facendo controlli sul suo passato e sul suo staff. Le altre foto sexy che mia moglie ha inviato erano solo per me perché mia moglie è una donna molto sexy e birichina e le piace distrarci mentre lavoriamo su un caso. Rende le nostre vite interessanti mentre lavoriamo. Essendo arrivato il momento, ho lasciato la casa e sono andato al bar. Mentre guardavo intorno, ho notato 5 auto di agenti parcheggiate fuori. Sapevo che avrebbero coperto le uscite se l'eroe avesse cercato di scappare. Sono entrato nel bar e ho comprato una bibita. Poi ho camminato intorno al primo piano e ho notato vari agenti in piedi vicino alle uscite.
Sono salito al piano di sopra e mi sono fatto strada lentamente intorno all'area da ballo, senza individuare immediatamente Carrie e Leroy. Lui l'aveva messa all'angolo in un salottino, ma lei non stava ancora resistendo, invece aspettava che io mi presentassi. Ho notato che c'erano 2 bicchieri sul tavolo, uno che sembrava contenere Pepsi e uno che sembrava whisky. Ho anche notato un uomo che si è avvicinato al tavolo, si è fermato e sembrava estrarre qualcosa dalla tasca. Ho tirato fuori il mio telefono e l'ho filmato mentre metteva qualcosa che sembrava una compressa nel bicchiere di mia moglie. Poi ha iniziato ad allontanarsi. Era il momento di interpretare il marito indignato. Mi sono avvicinato al tavolo e mi sono fermato guardandolo, aspettando che mi prestasse attenzione. Alla fine si è girato verso di me. «Sì, posso aiutarla?» ha chiesto arrogantemente. «Sì, in realtà, smetta di toccare mia moglie». Mi ha guardato, poi ha guardato Carrie. «Questo è tuo marito? Hai detto che è un contabile». Ho pensato che un uomo ben piazzato alto 1,90 m probabilmente non corrispondeva allo stereotipo usuale di un contabile. Mia moglie si è rapidamente allontanata da Leroy e si è messa accanto a me, ha messo le braccia intorno a me e mi ha baciato sulle labbra. «Sì, Leroy, questo è mio marito Gary. È un contabile, ma è anche molto più di quello», ha detto Carrie con orgoglio. Ho guardato Leroy, che era chiaramente imbarazzato. «Leroy, stasera riguardava te e le 3 giovani donne che hai intrattenuto, e tutte e 3 ora hanno bisogno di terapia e di molto aiuto. Ho visto il tuo uomo mettere qualcosa nel bicchiere di mia moglie. Probabilmente ti ha infastidito che lei non volesse bere alcolici. Il tuo uomo sta per essere scortato fuori dall'edificio. Presto confesserà di averti aiutato a drogare queste giovani donne». Ha iniziato a frugare per il suo cellulare, ma non riusciva a trovarlo. Mia moglie ha preso il suo telefono. Sì, glielo ha rubato mentre la sua attenzione era su di lei. «Leroy, siediti. Non vai da nessuna parte. Mi chiedo se tua moglie sappia che hai sedotto quelle giovani donne», ho detto mentre iniziavo a scorrere i suoi contatti sul telefono. Ha iniziato ad alzarsi di nuovo, ma mia moglie lo ha spinto di nuovo giù sul pavimento. Nel frattempo ho trovato il numero di sua moglie. Era elencato nella colonna «Moglie». Che originale! A questo punto abbiamo sentito le persone guardare nella nostra direzione. Sembra che i clienti non fossero abituati a vedere il proprietario maltrattare un uomo. Ho iniziato a chiamare sua moglie. Ha cercato di alzarsi di nuovo e di nuovo mia moglie lo ha spinto giù, questa volta con più forza. C'è stato un forte colpo quando la sua testa ha colpito il muro di legno dietro il sedile. «Pronto? È la signora Jones. Suo marito è Leroy Jones?» Sua moglie ha risposto sì a entrambe le domande. «Mi dispiace disturbarla a quest'ora tarda, ma sono qui con suo marito al suo bar e vorrei farle una domanda personale». Ha consentito, ma ho percepito che era nervosa riguardo alla domanda. «Signora Jones, è a conoscenza del fatto che suo marito la tradisce da almeno 6 mesi? Inoltre, le donne con cui l'ha tradita ora sono in cura dopo che le ha drogate». «Sì, ho le prove». «Sì, io e i miei amici lo abbiamo colto in flagrante. Ha cercato di sedurre e drogare mia moglie stasera, quindi immagino che abbia fatto la stessa cosa molte volte». Ho allontanato il telefono dal mio orecchio mentre la signora Jones urlava nel ricevitore. Ha chiesto che passassi il telefono a suo marito. Invece, ho attivato il vivavoce. «Leroy, bastardo traditore! Ti divorzierò e ti toglierò fino all'ultimo centesimo. Se l'uomo con cui ho parlato pochi minuti fa ha detto la verità sul fatto che stai andando in prigione, non vedo l'ora di vederti in tribunale». Ho ripreso il telefono e ho dato alla signora Jones il numero di telefono dell'agenzia e il nome di un buon avvocato. Alla fine, 3 agenti di polizia in uniforme e 2 detective che ci conoscevano sono venuti e hanno preso Leroy per le braccia. Non aveva detto nulla da quando sono arrivato, ma alla fine ha detto: «Allora, signori Smith, godetevi la vostra libertà finché potete. I miei amici là fuori si occuperanno di voi e vostra moglie finirà in un bordello mentre voi guardate». I detective e gli agenti si sono voltati e hanno bloccato la vista di tutti su di lui. Io e mia moglie all'unisono lo abbiamo colpito duramente nelle parti basse e poi, mentre cadeva, mia moglie ha alzato il ginocchio e la sua faccia si è scontrata con il suo ginocchio. C'è stato un suono di rottura mentre il suo naso si rompeva e diversi denti venivano abbattuti.
Gli agenti gli hanno pulito il viso e lo hanno mezzo portato mezzo trascinato fuori dall'edificio. Più tardi quella sera, un rapporto di polizia ha indicato che l'eroe ha resistito all'arresto ed è caduto dalle scale nel tentativo di fuggire. Non solo è stato condannato a 20 anni in una prigione di massima sicurezza, ma sua moglie Gilly ha tolto letteralmente tutto ciò che possedeva. Purtroppo l'eroe non ha vissuto per vedere i suoi 20 anni. È morto in un tragico incidente 6 mesi dopo aver scontato la sua pena. Lei ha donato una grande somma di denaro per aiutare le 3 donne e ottenere per loro il miglior trattamento possibile. Ha licenziato tutti i buttafuori e il personale del bar e ha messo le sue persone. Apparentemente ha molti parenti e ora la stanno aiutando. Io e mia moglie andiamo spesso in questo bar e riceviamo sempre un trattamento VIP e uno sconto su cibo e bevande. 2 settimane dopo sono tornato a casa in orario e ho aperto la porta d'ingresso. «Ciao tesoro, sono a casa». «Di sopra tesoro, mi sto preparando». Ho sentito la voce di mia moglie provenire dal piano di sopra, più precisamente dal bagno. Sono salito le scale, sono entrato in camera da letto e poi sono andato in bagno. Ho sbirciato attraverso la porta e lì c'era mia moglie che indossava un reggiseno e mutandine di pizzo nero, completi di reggicalze e giarrettiere. Indossava calze a rete nere. Si è chinata leggermente, applicando il trucco e il rossetto nero sulle labbra. «Ciao Gary, amore mio, vai in camera e aspettami», ha detto guardando nello specchio. Mi sono avvicinato a mia moglie, mi sono chinato e le ho baciato il collo. «Gary, sono già calda e arrapata. Sto per arrivarci solo con il tuo tocco. Lasciami finire di prepararmi per te», ha ansimato. «Ok, amore mio, non farmi aspettare», ho detto mentre la accarezzavo un'ultima volta e la baciavo. Mi sono girato e sono andato in camera da letto. Mi sono sdraiato sul letto e mi sono tolto i vestiti. «Tesoro, ci sto arrivando. Se continui così, finirò», ho ansimato mentre lavorava la sua magia. Finalmente mi sono sdraiato sulla schiena e Carrie è caduta con me, appoggiando la testa sul mio petto, e abbiamo entrambi chiuso gli occhi. La sveglia mi ha svegliato circa un'ora dopo. Mia moglie dormiva ancora, sdraiata sul mio petto. Mi sono alzato lentamente e l'ho rotolata delicatamente via da me. Mi sono alzato e sono andato a fare una doccia. Mentre mi lavavo, Carrie si è spogliata e si è unita a me. Abbiamo fatto l'amore lentamente e appassionatamente sotto la doccia, diversamente da prima. E poi ci siamo lavati a vicenda e ci siamo vestiti. Mi sono vestito con uno smoking e pantaloni neri e Carrie si è vestita con un elegante abito da sera nero con spacchi su entrambi i lati e uno scollo profondo sul petto per mostrare il suo seno. Ci siamo guardati nello specchio sulla parete della camera da letto. Stavamo entrambi molto bene. Semplicemente il signor e la signora Smith. Ho preso la mano di mia moglie. Un messaggio di testo è arrivato su entrambi i nostri telefoni. Ho guardato mia moglie. «Pronta per il prossimo incarico?» «È il mio turno di fare da esca. 2 donne single seducono e adescano uomini per fare l'amore e poi li ricattano. I loro obiettivi sono ovviamente uomini sposati o uomini con fidanzate. Pensi che qualche donna oltre a te mi direbbe di sì?» ho chiesto alzando un sopracciglio. Lei ha sorriso di rimando. «Sì, amore mio. Ovviamente altre donne ti corteggerebbero. Comunque andiamo a prendere quei bastardi». Con quelle parole ha preso la sua borsa, ha indossato la giacca e siamo usciti e siamo saliti sulla limousine che ci stava aspettando. E così abbiamo sventato i piani di un criminale e rafforzato il nostro legame come mai prima. Cosa ne pensi della nostra avventura? Lascia un commento qui sotto. Se ti è piaciuta questa storia, metti un like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi emozionanti racconti.